Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Che bello rivedervi qui, nel nostro angolino tutto italiano. Eccoci di nuovo insieme, amici. Io sono Giovanni. E io sono Alessia. Oggi siamo particolarmente entusiasti perché affrontiamo un tema che ci avete chiesto voi nei commenti. Proprio così. Sapete che adoriamo leggere ogni vostro messaggio e questa volta ci è arrivata una richiesta davvero pratica, quotidiana e molto italiana. Esatto, il tema di oggi è i trasporti in Italia. Sì, come ci si muove in città, in campagna, al mare, in montagna, in treno, in autobus, in metro, in bici o persino a piedi, perché no? È un argomento che tocca tutti, soprattutto se state imparando l'italiano e magari state pianificando un viaggio o semplicemente volete capire meglio come funziona la vita quotidiana qui da noi. E se avete altre idee per i prossimi episodi, non esitate. Scrivetecelo nei commenti. Ci piace tantissimo creare contenuti che siano utili proprio a voi. Oggi l'episodio è pensato per chi ha un livello intermedio di italiano, diciamo da A2 a B1, ma non preoccupatevi se siete un po' sopra o un po' sotto, ci adatteremo, come sempre. Ecco cosa imparerete in questo episodio. Innanzitutto, un bel po' di vocabolario utile sui trasporti, parole che sentirete davvero in stazione, in aeroporto o per strada. Poi ascolterete dialoghi realistici con frasi che usiamo ogni giorno, magari senza neanche pensarci. E infine, vi guideremo in un esercizio di shadowing per aiutarvi a parlare con più sicurezza, con il ritmo e l'intonazione giusti. Perché sappiamo bene che capire l'italiano è una cosa, ma sentirsi a proprio agio a parlarlo è tutta un'altra storia. Ecco perché qui su Italian Pod non ci limitiamo alle parole. Vogliamo che vi sentiate davvero a casa con la lingua. Prima di cominciare, però, se vi piace quello che facciamo, se imparate qualcosa di nuovo ogni volta che ascoltate un episodio, fatecelo sapere con un like. Un semplice mi piace ci dà una carica incredibile e ci aiuta a far crescere questa piccola comunità di appassionati di italiano. Allora, siete pronti a scoprire come ci si muove in Italia? Tra biglietti, orari, ritardi e qualche simpatica abitudine tutta italiana? Forza, partiamo! Bene, prima di tuffarci nei dialoghi, facciamo un piccolo riscaldamento con il vocabolario. Così, quando sentirete le conversazioni, non vi prenderà il panico davanti a parole nuove. Esatto! Oggi vi presentiamo 8 parole e frasi chiave legate ai trasporti in Italia. Le diremo in modo chiaro, con esempi pratici. Niente liste noiose, promesso. Cominciamo con una parola che sentirete tantissimo, soprattutto in città: il biglietto. È un sostantivo maschile. E sì, lo usiamo per treni, autobus, metro, persino per il cinema. Per esempio, scusa, hai il biglietto dell'autobus? Ah, e attenzione! In molte città italiane, se non hai il biglietto o se non l'hai convalidato, rischi una bella multa, quindi occhio. Ecco un esempio più naturale. Aspetta, devo prima timbrare il biglietto. Perfetto. Passiamo a la fermata. Indica il posto dove l'autobus o il tram si ferma per far salire e scendere le persone. Per esempio, la fermata dell'autobus è proprio dietro l'angolo. E se siete in stazione, invece parlerete di binario. Sì, proprio il binario del treno. Attenzione, in Italia spesso lo annunciano all'ultimo minuto, quindi tenete le orecchie aperte. Esempio, il treno per Firenze parte dal binario 3. Ora una parola utile per chi viaggia. Il ritardo. Purtroppo non è raro che treni o aerei abbiano un ritardo, ma tranquilli, è così comune che ormai ci scherziamo sopra. Per esempio, il mio treno ha 1 ora di ritardo, tipico. Poi c'è cambio, o meglio, fare il cambio.
Significa cambiare treno o autobus durante un viaggio. Molto comune se andate in piccoli paesi. Esempio, devo fare il cambio a Bologna per arrivare a Ravenna. Un'altra espressione pratica, scendere a. Non uscire, non andare via, ma proprio scendere. Per esempio, scendo alla fermata dopo. Oppure scendi a Termini o vai oltre. Infine, una frase che sentirete spesso in metro o in stazione, capolinea. È la fermata finale della linea. Se sentite «questo autobus va fino al capolinea», vuol dire che non dovrete preoccuparvi di scendere prima, a meno che non vi addormentiate. Ah, e un piccolo consiglio. In molte città italiane, soprattutto al sud, la gente spesso chiede «questo autobus va a...» invece di controllare il cartello. Non è sempre preciso, ma fa parte del caos affettoso del nostro sistema. Proprio così. Quindi tenete a mente queste parole, perché tra poco le sentirete nei nostri dialoghi, dette in modo naturale, come succede nella vita vera. E se qualcosa non vi è chiaro, niente paura. Dopo i dialoghi le riprenderemo una per una, con calma. Intanto respirate, rilassatevi e preparatevi a immergervi nel nostro piccolo viaggio italiano. Bene, adesso che abbiamo un po' di vocabolario in testa, passiamo alla parte che preferite, i dialoghi. Esatto. Oggi vi proponiamo 3 brevi conversazioni, tutte ambientate nel mondo dei trasporti in Italia. Le sentirete prima in modo lento e chiaro, così potete seguire senza stress. E non preoccupatevi se non capite ogni singola parola. L'importante è cogliere il senso generale. Poi, più avanti, analizzeremo ogni dettaglio. Partiamo con il primo dialogo. I protagonisti sono Matteo e Ginevra, 2 amici, che si incontrano per caso alla stazione dei treni. Ginevra, che ci fai qui? Che sorpresa! Matteo, sto aspettando il treno per Verona. Parte tra 20 minuti. Davvero? Anche io vado a Verona, ma il mio treno è tra un'ora. Allora facciamo il viaggio insieme. Sai già da che binario parte? Non ancora. Speriamo non lo cambino all'ultimo. Ah, lo spemo anch'io. L'ultima volta ho perso il treno perché hanno cambiato binario senza avvisare. Carino, vero? Una situazione che potrebbe capitare davvero a chiunque. Ora passiamo al secondo dialogo. Questa volta conosciamo Antonio e Aurora, una coppia che sta cercando di capire come arrivare al centro di Napoli con i mezzi pubblici. Aurora, sei sicura che questo sia l'autobus giusto per il centro? Sì, l'ho chiesto a quella signora laggiù. Ha detto che va fino a Piazza Garibaldi. Va bene, ma hai il biglietto? Oddio, no! Pensavo ci fosse la macchinetta sull'autobus. Qui non c'è. Dobbiamo comprarlo prima, al bar o alla tabaccheria. Allora corriamo! Vedo l'autobus che arriva. Quante volte capita una scena del genere, soprattutto con i turisti. E infine, ecco il terzo dialogo. Protagonisti: Noemi e Filippo, 2 coinquilini che discutono su come andare al lavoro la mattina. Filippo, oggi prendi la metro o vai in bici? In bici, se non piove. Ma guarda fuori, sembra che tenga. Io invece prendo l'autobus. La metro è troppo affollata a quest'ora. Già, e poi con tutti quei ritardi ultimamente. Vero. Comunque, scendo alla fermata dopo il mercato. Tu passi di lì? Sì, posso accompagnarti in bici fino a metà strada se vuoi. Davvero? Grazie. Così arrivo in ufficio con il sorriso. Che dolce, Filippo! Ecco fatto.
3 dialoghi semplici, ma pieni di frasi che sentireste davvero in giro per l'Italia. Ora non vi chiediamo di ricordare tutto, ma tenete a mente le situazioni, i toni, le parole che vi suonano familiari. Perché tra poco, nel prossimo segmento, andremo a scavare proprio dentro queste frasi, per capire non solo cosa dicono, ma perché lo dicono così. Quindi preparatevi, perché stiamo per svelarvi i segreti nascosti dietro quelle che sembrano semplici chiacchiere. Bene, adesso che avete ascoltato i dialoghi, andiamo a scoprire insieme alcune frasi davvero utili che potete subito mettere nel vostro zainetto di italiano parlato. Sì, perché spesso non è solo il vocabolario che fa la differenza, ma come si dice una cosa. Oggi ne analizziamo 4, prese dai nostri dialoghi, e vi spieghiamo perché sono così comuni, naturali e perfette per suonare un po' più italiani. Partiamo dalla prima, detta da Ginevra nel primo dialogo. Sto aspettando il treno per Verona. A prima vista sembra semplicissima, vero? Ma notate una cosa. Non dice il treno che va a Verona, né il treno verso Verona. Dice per Verona. Esatto! In italiano, quando parliamo di destinazioni con treni, autobus, aerei, usiamo quasi sempre per, non a o verso. Quindi, il volo per Milano, l'autobus per Siena, il traghetto per la Sardegna. È una di quelle piccole abitudini che i madrelingua usano senza pensarci, ma che fanno una grande differenza per chi ascolta. Se dite per, subito suonate più naturali. Passiamo alla seconda frase, da Antonio, nel secondo dialogo. Hai il biglietto? Sembra banale, ma pensateci. In molte lingue si direbbe forse «Hai comprato il biglietto?» o «Possiedi il biglietto?» In italiano no, basta «Hai il biglietto?» Perché qui si presuppone che se lo devi avere, lo hai. Punto. Non importa come l'hai avuto, l'importante è che ce l'hai. Ed è una frase che sentirete ovunque, in metro, sull'autobus, al cinema. Anzi, a volte la sentirete anche detta in modo un po' brusco da un controllore. Biglietto, per favore, ma non spaventatevi, è normale. Terza frase, questa volta da Noemi. Scendo alla fermata dopo il mercato. Ah, questa è bellissima, perché mostra un modo molto italiano di dare indicazioni, non con nomi di fermate ufficiali, che spesso non ricordiamo, ma con punti di riferimento visivi. Esatto. Invece di dire scendo a Piazza Vittorio, diciamo dopo il bar, prima della chiesa, dove c'è il supermercato. È più intuitivo, più umano e molto molto comune nella vita reale. Quindi, se non ricordate il nome della fermata, non fatevi problemi, basta un punto di riferimento chiaro. Infine, l'ultima frase, detta da Filippo. Se non piove. Sembra una semplice condizione, ma notate il tono, è leggero, informale, quasi sottinteso. In italiano spesso non completiamo la frase. Filippo non dice «vado in bici se non piove», dice solo «in bici se non piove». E tutti capiscono. Questa ellissi, cioè omettere la parte ovvia, è tipica della conversazione informale. Potreste sentire «esco dopo cena se ho tempo», oppure «prendo il treno delle 8 se parto in orario». Quindi, se volete suonare più spontanei, provate a togliere qualche parola. Fidatevi, funziona. Ecco, queste 4 frasi non sono solo utili, sono piccole finestre su come pensano e parlano davvero gli italiani.
ogni giorno. E ora che le avete nel vostro bagaglio, preparatevi, perché tra poco le useremo per allenare la vostra pronuncia e la vostra fluidità. Sì, perché una cosa è capirle, un'altra è dirle con naturalezza. E per questo c'è lo shadowing. Perfetto. Ora che abbiamo visto cosa dire, passiamo a come dirlo, in modo fluido, naturale e con quel tocco italiano che fa tutta la differenza. Esatto, perché a volte non basta conoscere le parole. Bisogna saperle unire, accorciare, modulare, proprio come fanno i madrelingua quando parlano tra loro. Oggi vi sveliamo 3 piccole abitudini di pronuncia e ritmo che vi faranno suonare molto più spontanei. Niente di complicato, promesso. Partiamo da una cosa che sentirete ovunque. L'unione tra parole. Per esempio, invece di dire «sto aspettando il treno», con pause nette, un italiano direbbe quasi «sto aspettando il treno». Le parole si fondono. Sì, soprattutto con articoli come il, la, lo, diventano parte della parola precedente. Ascoltate la differenza. Vado al cinema suona quasi come vada al cinema. Prendo l'autobus diventa prendo l'autobus. Non dovete pronunciarle male, ma semplicemente non staccare troppo. Lasciate che le parole si tocchino un po', come amici che camminano vicini. Secondo trucco, le parole mangiate. In conversazione veloce, spesso saltiamo suoni o sillabe. Per esempio, che ci fai qui? Diventa spesso che ci fai qui? Oppure non lo so. Diventa non so. Tutto attaccato, con la L quasi scomparsa. Non è sbagliato, è semplicemente il ritmo naturale del parlato. Quindi, se sentite qualcuno dire «Dov'è il biglietto?» come «Dov'è il biglietto?» non è un errore, è musica italiana. E infine, l'intonazione emotiva. In italiano, anche una semplice frase come «Scendi qui?» può suonare curiosa, sorpresa, scocciata, a seconda del tono. Esatto. Provate a dire «Hai il biglietto?» con voce piatta e poi con un leggero saliscendi come se foste un po' preoccupati. Sentite la differenza? La seconda suona subito più viva, più reale. Quindi, quando parlate, non pensate solo alle parole, pensate anche al sentimento dietro. Un po' di musica nella voce rende tutto più autentico. E ora che conoscete questi piccoli segreti, siete pronti a provarli voi stessi? Perché tra pochissimo comincia il nostro esercizio di shadowing, dove non solo ripeterete, ma sentirete l'italiano scorrervi in bocca, come se lo aveste sempre parlato. Quindi rilassatevi, concentratevi sull'orecchio e preparatevi a parlare con noi non solo dopo di noi. Forza, andiamo! Bene, siamo arrivati al momento che molti di voi aspettano con più entusiasmo. Lo shadowing. Sì, è un metodo semplice ma potentissimo. Ascoltate una frase detta in modo naturale e cercate di ripeterla nello stesso momento, come un eco, non dopo, insieme. Lo scopo? Allenare l'orecchio, la bocca, il ritmo e soprattutto perdere la paura di parlare, perché qui non c'è nessuno che vi giudica, solo voi, noi e un po' di sana imitazione.
Prima di cominciare, una piccola dimostrazione. Ascoltate. Sto aspettando il treno per Verona. Ora, nello shadowing ideale, voi avreste ripetuto mentre Giovanni parlava, seguendo il suo ritmo, la sua musica. Ma tranquilli, oggi faremo una versione guidata, passo dopo passo. Useremo alcune frasi chiave dal dialogo 1, quelle che abbiamo già analizzato. Le diremo una alla volta. Voi ascoltate, poi avrete 3 secondi per ripeterle ad alta voce. Poi le ripeteremo di nuovo, così potrete confrontare e correggervi. Pronti? Via! Ginevra, che ci fai qui? Ginevra, che ci fa qui? Sto aspettando il treno per Verona. Sto aspettando il treno per Verona. Anche io vado a Verona. Anche io vado a Verona. Sai già da che binario parte? Sai già da che binario parte? Speriamo non lo cambino all'ultimo. Speriamo non lo cambino all'ultimo. Bravissimi, siete stati fantastici. Ora preparatevi perché arriva la challenge round. Questa volta alziamo un po' il livello. Prenderemo 2 frasi dal dialogo 2 e le diremo a velocità normale, senza pause. Il vostro compito? Cercare di stare al passo, come in una vera conversazione. Non importa se non siete perfetti, l'importante è provarci con coraggio. Pronti? Via! Sei sicura che questo sia l'autobus giusto per il centro? Oddio, no! Pensavo ci fosse la macchinetta sull'autobus. Che ne dite? Vi è sembrato veloce? Normale. È così che parliamo davvero. E ogni volta che fate pratica, il vostro cervello si abitua un po' di più, finché un giorno vi accorgerete di capire e dire tutto senza sforzo. Quindi, complimenti. Avete appena fatto un passo avanti verso un italiano più fluido, più sicuro e più vostro. Ora, per fissare ancora meglio quello che avete appena praticato, riascolteremo tutti e 3 i dialoghi, questa volta senza interruzioni. E vedrete, le frasi che prima vi sembravano veloci, ora vi suoneranno familiari, quasi come se le aveste sempre conosciute. Bene, adesso che avete allenato l'orecchio e la voce con lo shadowing, torniamo ai nostri dialoghi, ma questa volta senza interruzioni, proprio come li sentireste nella vita reale. Esatto. L'obiettivo ora non è capire ogni singola parola, ma lasciare che il vostro cervello riconosca le frasi che avete già incontrato, analizzato e persino ripetuto. È un po' come rivedere un vecchio amico. La prima volta lo guardi con attenzione, la seconda lo riconosci subito, anche da lontano. Quindi rilassatevi, respirate e ascoltate con dolcezza. Non sforzatevi, lasciate che l'italiano vi entri dentro, naturalmente. Partiamo dal primo dialogo. Matteo e Ginevra alla stazione. Ginevra, che ci fai qui? Che sorpresa! Matteo, sto aspettando il treno per Verona. Parte tra 20 minuti. Davvero? Anche io vado a Verona, ma il mio treno è tra un'ora. Allora facciamo il viaggio insieme. Sai già da che binario parte? Non ancora. Speriamo non lo cambino all'ultimo. Ah, lo spemo anch'io. L'ultima volta ho perso il treno perché hanno cambiato binario senza avvisare. Ora il secondo. Antonio e Aurora alle prese con l'autobus a Napoli. Aurora, sei sicura che questo sia l'autobus giusto per il centro? Sì, l'ho chiesto a quella signora laggiù. Ha detto che va fino a Piazza Garibaldi. Va bene, ma hai il biglietto? Oddio, no! Pensavo ci fosse la macchinetta sull'autobus. Qui non c'è. Dobbiamo comprarlo prima, al bar o alla tabaccheria. Allora corriamo! Vedo l'autobus che arriva. Infine,
Ecco Noemi e Filippo nella loro cucina a decidere come andare al lavoro. Filippo, oggi prendi la metro o vai in bici? In bici, se non piove. Ma guarda fuori, sembra che tenga. Io invece prendo l'autobus. La metro è troppo affollata a quest'ora. Già, e poi con tutti quei ritardi ultimamente. Vero. Comunque, scendo alla fermata dopo il mercato. Tu passi di lì? Sì, posso accompagnarti in bici fino a metà strada se vuoi. Davvero? Grazie. Così arrivo in ufficio con il sorriso. Che ne dite? Vi è sembrato tutto un po' più chiaro questa volta? Forse avete riconosciuto frasi che prima vi sfuggivano, o forse avete notato nuovi dettagli, nuove intonazioni. Ed è proprio questo il bello dell'ascolto ripetuto. Ogni volta il vostro cervello coglie qualcosa in più, senza fatica, senza stress. Che viaggio, vero? Siamo partiti dai biglietti, siamo passati per binari, fermate, ritardi e siamo arrivati fin qui insieme. E siamo davvero orgogliosi di voi, perché ogni volta che ascoltate, ripetete, provate, state costruendo un rapporto vero con l'italiano. Non solo regole, non solo liste, ma una lingua viva che si respira, si parla, si condivide. Se questo episodio vi è stato utile, se avete imparato anche solo una parola nuova o vi siete sentiti un po' più sicuri a pronunciare una frase, fatecelo sapere. Lasciate un commento qui sotto. Diteci cosa vi è piaciuto, cosa vorreste approfondire o proponete il prossimo tema. Ricordate, questo podcast è fatto con voi, non solo per voi. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perderete mai un episodio di Italian Pod. Ogni settimana nuove storie, nuove parole, nuovi modi per avvicinarvi all'italiano con gioia e curiosità. E ora, prima di salutarvi, una piccola frase per portarvi dietro. Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Esatto. Che siate all'inizio del vostro percorso o che parliate già un italiano quasi perfetto, ogni passo conta. Grazie per essere qui, grazie per la vostra passione e grazie per far parte di questa piccola comunità. Alla prossima su Italian Pod. A presto! Ciao ciao!